Ciao a tutti, sono Giuseppe di LGD Informatica e oggi parliamo del computer di bordo delle bici MC Acewheel RX20 Max. Avete visto la recensione che trovate sempre sul nostro canale, è una bici con due motori da 750 watt, quindi prestazioni veramente alte e un'ottima dotazione hardware. Ovviamente il computer di bordo, come in quasi tutte le bici elettriche, ha un menu particolare, in genere viene chiamato segreto, ma non è segreto perché alla fine è il segreto di Pulcinella perché lo conoscono tutti, che ci permette di andare a modificare alcuni parametri. Quello che in genere viene più modificato è quello che riguarda il limite massimo di velocità, che può essere impostato a qualsiasi valore noi vogliamo. Ovviamente possiamo anche impostarlo a 100 km orari, ma la bici non ci arriva. Però possiamo decidere di impostarlo a 25, quindi il motore, anche se ha molta più potenza, arrivato a 25 km orari smette di spingere. Possiamo portarlo a 45, 50, 60 km orari, tutti quelli che riesce a fare la bici, ovviamente li sfruttiamo appieno. Il computer di bordo di questo tipo di bici in questo caso è il modello S2. Presto ci arriveranno i modelli nuovi e andremo a vedere se ci sono differenze con questo modello, magari faremo un tutorial su come va montato e come gestire la bici. Innanzitutto parliamo delle funzioni di questo computer di bordo. Ovviamente ci fa vedere la velocità alla quale stiamo andando, in questo caso siamo fermi, quindi 0 km orari, ci dà la possibilità di registrare la velocità media, registrare i chilometri totali fatti da quando è stata attivata la bici o dall'ultima volta che l'abbiamo azzerato. Per azzerarlo basta premere due tasti più e meno, noi già siamo a zero, quindi non posso azzerarlo di nuovo. Abbiamo la possibilità di impostare fino a 9 livelli di assistenza, in questo caso è preimpostato con 5 livelli e possiamo sceglierli con i tasti più e meno. Ma se vogliamo una scalettatura ancora più fine, possiamo decidere di dividerlo in 9 passaggi. Ovviamente il fatto che abbia 9 livelli di assistenza non significa che la bici va più forte o ha prestazioni maggiori. Significa solamente che possiamo suddividere in maniera più definita i vari step di assistenza. Ma di fatto sulla potenza e sulla velocità questo non influisce minimamente. Tra le varie funzioni abbiamo anche la possibilità di attivare la presa USB che abbiamo a disposizione sotto al computerino per poter caricare magari il telefonino, il ricevitore GPS o qualsiasi altra cosa vogliamo. È una porta da 500 mAh, quindi ovviamente non è ricarica rapida, ma sicuramente è un aiuto in più per quando siamo in giro, magari abbiamo il telefono scarico, possiamo mantenere la carica. Ovviamente tra le funzioni base ci sono quelle gestibili dai comandi, quindi abbiamo l'accensione della luce, il LED anteriore, la possibilità di attivare uno o due motori direttamente dal cruscotto. Vi ricordo che se attivate i due motori la pedalata assistita non si attiva, quindi possiamo utilizzare solamente l'acceleratore. Poi abbiamo le frecce direzionali che troviamo nel portapacchi posteriore e ovviamente il clacson. Andiamo a vedere i vari menu, così andiamo a scoprire come funziona esattamente il nostro computerino. Allora, in qualsiasi momento noi abbiamo bisogno di accedere al menu, basta ovviamente attivare il computer, premere due volte rapidamente il tasto M e già entriamo nella funzione P1. Per modificare i parametri basta premere di nuovo M e vediamo che il parametro, il valore lampeggia. P1 corrisponde alla luminosità del display, no? Possiamo decidere se impostarlo a 1 che è la luminosità più bassa, risparmiamo anche un pochino di batteria ma diciamo che è totalmente ininfluente sull'autonomia della bici. Possiamo impostarlo fino a 5, quindi una grande luminosità, visibilissimo anche sotto la luce diretta del sole. Io normalmente lo tengo a 4. Dando M abbiamo la possibilità di memorizzare il nuovo valore. Con più e meno ci spostiamo ai parametri successivi. P2 ad esempio è il valore relativo al tempo di stand-by, cioè la bici dopo 5 minuti si spegne in automatico se non viene fatta alcuna funzione, accelerare, frenare o modificare i valori del computer. Possiamo modificarlo fino a 9 oppure spegnerlo, quindi la bici resterà accesa finché o la spegniamo noi o si scarica la batteria. Io ve lo sconsiglio,
quindi conviene tenerla a un valore, magari se 5 per voi è troppo poco lo mettete a 9. Il valore di default comunque è 5. Con il parametro P3 abbiamo la possibilità di vedere il nostro contachilometri, segnare quello che facciamo in chilometri o in miglia. Con il valore 0 siamo con i chilometri, se lo portiamo a 1 passiamo a miglia. Ok, vediamo un attimino di uscire dal menu e andiamo a controllare, diamo conferma spegnendo tutto quanto. Infatti vediamo che abbiamo miglia orarie anziché chilometri. Torniamo di nuovo nel menu, andiamo al parametro P3, lo modifichiamo, lo portiamo a 0. Ok. E torniamo a chilometri orari. Torniamo di nuovo al nostro menu. Il valore 4 praticamente rappresenta la rotazione automatica dei valori che abbiamo sul display. Quindi possiamo impostare il display che ci fa vedere il conto chilometri parziale e la velocità massima e rimane fisso, oppure variando il valore lui ruota in automatico i vari valori, quindi ci fa vedere la carica della batteria in volts, il totale dei chilometri percorsi, velocità media, eccetera. Guidando la bici questo valore sostanzialmente è inutile secondo me, perché andare a vedere il conto chilometri mentre guidate vi distrae dalla guida e non vi permette una guida sicura. Ad esempio nelle moto il cruscotto è messo molto più alto rispetto alla bici, quindi tu puoi guardare sia la strada che buttare un occhio al contachilometri in maniera molto comoda. Nelle bici, essendo più corte e il contachilometri messo più in basso, bisogna distogliere lo sguardo dalla strada per poter andare a guardare i valori, quindi in qualche modo rende la guida meno sicura. Quindi io vi sconsiglio di andare a spulciare il contachilometri mentre state guidando. Magari date un'occhiata giusto per sapere se c'è qualche dato importante che vi serve, ma evitate di puntare il contachilometri anziché la strada. Torniamo adesso ai nostri parametri. Passiamo dopo il parametro P4, andiamo nel sottomenu A0. E il sottomenu A0 e tutti quelli successivi sono dei valori da impostare un po' più particolari, diciamo sono quelli di base che gestiscono l'effettiva funzionalità della bici. Per cui per entrare abbiamo bisogno di inserire una password. La password in questo caso è 1801, quindi andiamo a inserire i valori con i tasti più e meno ed M e diamo conferma. Accediamo, infatti adesso siamo nel menu A1. Il parametro A1 ci indica il voltaggio della batteria, può essere impostata a 24, 36, 48, 60 e 72. Ovviamente la batteria di questa bici è a 48 volts, quindi noi utilizziamo quella che è adatta alla sua batteria. Andiamo al valore A2. A2 indica il numero di livelli di assistenza che ha la bici, in questo caso è impostato a 5. Se lo modifichiamo arriviamo fino a 9, come vi dicevo all'inizio del video, possiamo tranquillamente impostare 9 livelli di pedalata assistita e quindi scaglionare la potenza della bici legata alla pedalata assistita da 1, anzi da 0 a 9. Ripeto, questo non ha alcuna influenza sulla velocità della bici, nemmeno sulla sua potenza, è solo un modo per poter scaglionare un po' meglio a step più separati la potenza della bici. Io lo trovo un po' inutile, quindi la riporto comunque al valore iniziale che è il 5. Per tornare sempre nel sottomenu dobbiamo ogni volta inserire la password. Ok, modifichiamo e andiamo a inserire 5, che è il valore di default. Ripeto, si può anche impostare a 3, quindi ancora meno separazioni di step per velocità di pedalata assistita. Comunque è una scelta di ognuno, non influisce assolutamente sulle prestazioni della bici. Andiamo al parametro A3 che indica quello che interessa un po' a tutti, sarebbe la velocità massima che può riuscire a fare la bici. Io l'ho impostato a 99, significa che tutto quello che riesce a fare la bici lo sfrutto. Di base questo andrebbe impostato a 25, che è la velocità massima prevista dal codice della strada. Vediamo se riusciamo a fare il giro da sotto. No.
Ok, se teniamo premuto dovrebbe scendere, non scende, vabbè, dovremmo comunque andare fino a 25 per impostare la velocità massima consentita dal codice della strada. Io comunque non la utilizzo su strade pubbliche, quindi il problema non si pone. Posso tranquillamente lasciarla a 99, non c'è alcun problema, quindi tutta la potenza della bici la sfrutto appieno. Andiamo al parametro A4. Il parametro A4 indica gli ampere disponibili per il motore. La batteria è, questa della mia bici, è a 17 ampere. Potrei impostarlo a 17 anziché a 15 e sfruttare appieno tutta la batteria. Questo però cosa comporta? Avremo sì un po' di spinta in più, però avremo un consumo maggiore della batteria, per cui vi sconsiglio di portarla, di spremerla al massimo, perché non avremo una differenza così abissale di potenza, però la batteria si consumerà molto più rapidamente. Valore 5 indica il diametro della ruota. Questo è importante perché il contachilometri si basa sui giri della ruota. Fa un semplicissimo calcolo matematico: se la ruota, il suo diametro ad esempio 1 metro, rotolando una volta fa 1 metro, rotolando 10 volte fa 10 metri, lo divide per il tempo e ci dà la velocità della bici. Se andiamo a modificare questo parametro, ovviamente il contachilometri non sarà più così accurato e quindi avremo dei dati sbagliati nell'utilizzo della nostra bici. Quindi vi sconsiglio di andare a modificarlo, di andare a modificare questo parametro, perché non ha senso andare a far sballare il contachilometri. A meno che non cambiate le ruote o i copertoni e quindi abbiamo un diametro diverso, allora magari c'è un motivo per andare a modificare questo valore. Il valore A6 indica invece il numero di magneti che serve al computer per determinare la velocità della ruota. Ogni volta che la ruota fa un giro, l'unico modo che ha il computer per capire che la ruota effettivamente ha fatto un giro è determinare quante volte il magnete passa davanti al sensore. Quindi questo valore non lo toccate, se no vi sballa comunque il contachilometri, come nel caso in cui voi abbiate modificato il diametro della ruota. Il valore A7 indica il numero dei magneti invece del sensore dei pedali. Cosa significa? Che questo valore serve alla bici per capire se state pedalando o meno. Se il valore viene impostato in maniera errata, l'assistenza alla pedalata non funziona in maniera corretta, quindi potrebbe attivarsi prima o dopo rispetto a quello che è standard. Per cui io vi sconsiglio di modificare anche questo, perché già è settato per ottenere il massimo risultato e sfruttare appieno la bici. Il parametro A8 indica se attivare o meno la funzione di accompagnamento della bici a 6 km/h. Significa che se noi dobbiamo spingere la bici magari in una salita o facciamo troppa fatica, possiamo tenere premuto il tasto meno e la bici comincia a camminare in automatico senza acceleratore a 6 km/h. Possiamo quindi decidere se attivare questa funzione o meno da questo sottomenu. Se impostiamo 0 la funzione è attiva, se mettiamo 1 la funzione si disattiva. Passiamo al valore A9, che è l'ultimo del menu. Questo valore praticamente imposta il senso del verso della pedalata che serve per attivare la pedalata assistita. Quindi se ruotiamo i pedali in senso normale, quindi in senso orario, piuttosto che al contrario. Se lo andiamo a variare, quando pedalate la bici non si attiva. Praticamente resta ferma senza accelerare, restate fermi dove siete. Si attiva invece il motore se pedaliamo al contrario, ma non ha senso, per cui vi sconsiglio di modificare anche questo parametro. Il nostro sottomenu, se andiamo a ruotare tutti i vari parametri, abbiamo il valore A10, A11 e A12. Sono dei parametri che comunque non vengono nemmeno menzionati all'interno del menu di gestione, nel manuale del menu di gestione della bici, quindi sono dei parametri che faremmo meglio non andare a modificare. Per cui io vi sconsiglio di toccare qualcosa che non sapete a cosa serve, perché rischiate di bruciare l'ESC che controlla il motore piuttosto che la centralina. Quindi, in buona sostanza, quello che vi consiglio di andare a modificare all'interno del sottomenu è la velocità massima della bici, i livelli di pedalata assistita disponibile ed eventualmente la sensibilità del sensore della pedalata assistita.
Ma onestamente, chi compra una bici come questa che ha praticamente due motori a 750 watt, sono sicurissimo che non utilizzerà la pedalata assistita, ma utilizza l'acceleratore per sfruttare meglio la potenza del motore. Quindi, ripeto, andate avanti con cautela nella modifica del sottomenu perché c'è il rischio di creare grossi problemi alla bici. Se vi siete accorti, si è attivato questo piccolo indicatore blu. Si attiva se noi teniamo premuto il tasto M. Questa è l'alimentazione, come vi dicevo prima, della porta USB presente sotto al display e vi permette di caricare il telefono o comunque di mantenere la carica del telefono. Frenando invece si attiva l'indicatore rosso che vedete sul display e quello indica che il freno è attivo e che il sensore del freno rileva la frenata. Questo è importante perché se il sensore del freno non rileva la frenata, la bici non smette di spingere con il motore e c'è il rischio concreto di farsi abbastanza male. Sul display vengono anche indicati gli eventuali errori della centralina o comunque della bici. In questo caso fortunatamente non ho indicato alcun errore perché la bici funziona in maniera corretta. E sul manuale che c'è in dotazione con la bici stessa abbiamo tutto l'elenco degli errori che purtroppo potrebbero anche andare a capitare, come la sottotensione della batteria, guasto a motore, guasto al manubrio, quindi o i sensori del freno o l'acceleratore, guasto del freno, il guasto del controllore del motore, errore di ricezione della comunicazione tra computer e ESC e centralina. Diciamo, conviene nel caso in cui esca fuori uno dei codici errore andare a controllare sul manuale per capire qual è esattamente il danno che abbiamo creato alla bici o che purtroppo l'incidente che è successo. Io allora, ricapitolando, vi consiglio di modificare solo i parametri strettamente necessari, oppure se volete andare a fare dei tentativi e vedere che succede modificando il computer, fatelo un parametro alla volta, perché giustamente se poi ottenete un risultato che non vi piace e volete tornare indietro, dovete essere anche in grado di capire se l'errore è dovuto al parametro 1 piuttosto che al parametro 2. Quindi se volete fare delle prove fatelo ovviamente a vostro rischio e pericolo, non voglio alcuna responsabilità, ma i parametri che vi ho spiegato fino adesso servono a modificare un po' tutto quello che c'è nella bici. Appena arrivano i computer nuovi, andiamo a smontare questo e montiamo quello nuovo e vediamo se ci sono parametri diversi, impostazioni diverse e soprattutto come va collegato a livello di cablaggio. Intanto vi ringrazio e ci vediamo presto con il prossimo tutorial o con la prossima recensione. Se questo tutorial vi è piaciuto e vi è stato utile, vi prego di iscrivervi al canale e lasciare un like, questo ci farà sicuramente molto piacere. Alla prossima e visto che è quasi Natale, buone feste!